Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete visto dalla intro, oggi parleremo di smartphone, ma uno smartphone particolare, un racket della Hottware modello Cyber 18. Questo smartphone punta a distinguersi nel segmento dei dispositivi racket grazie ad una serie di caratteristiche che vanno oltre la semplice robustezza. Certificazione IP68 e IP69K. Il Cyber 18 si conferma un dispositivo pronto a resistere alle condizioni più estreme, mantenendo però un'estetica curata e moderna. Uno degli elementi più interessanti di questo smartphone è sicuramente il doppio schermo presente nella parte posteriore di circa 2 pollici. Consente di ricevere notifiche, gestire avvisi o controllare informazioni rapide senza dover attivare il display principale. Un ulteriore tocco di riconoscimento che personalizza il device è rappresentato dal LED circolare luminoso che segnala notifiche o chiamate. La funzionalità Cyber Island, attivabile dal menu impostazioni display, prevede un'animazione nella parte superiore dello schermo principale in presenza di notifiche oppure mentre il telefono è in carica o sta riproducendo musica od altro. Il cuore di questo smartphone è un chipset di fascia bassa. Parliamo di Unisoc T7250, sufficiente per attività quotidiane ed app leggere con prestazioni discrete, intorno ai 333k su Antutu. Ovviamente nulla a che vedere se paragonato al mio Google Pixel 8 Pro che ha raggiunto i 1266k. La memoria invece è un punto di forza, 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, espandibile fino ad 1 TB tramite microSD, offre ampio spazio per app, foto e video. Il display principale è da 6.75 pollici con matrice IPS, ha un refresh rate di 120 Hz e risoluzione di 720x1600 pixel, una scelta più che adeguata per un terminale pensato per durare nel tempo più che per stupire in ambito multimediale. Sul fronte energetico il Cyber 18 monta una batteria da 6200 mAh che garantisce autonomia elevata anche se la ricarica rapida si ferma a 18 watt. Per chi cerca affidabilità e sicurezza, anche su questo Cyber 18 non mancano i sensori fondamentali. Lettore di impronte laterali e devo dire ragazzi che è molto ma molto preciso. Diciamo che la maggior parte delle volte riesce anche in condizioni particolari a sbloccare il telefono tramite l'impronta del mio ditone. Ha lo sblocco visivo, quindi con riconoscimento facciale, ha l'NFC, accelerometro, sensore di prossimità e di luminosità, quindi come sensori ragazzi siamo al top. Bene, ora parliamo del comparto fotografico. Vedete, sono presenti 2 telecamere posteriori ed una anteriore. La telecamera principale è da 64 megapixel con sensore OmniVision e la secondaria notturna da 20 megapixel della Sony modello IMX350, affiancata da una fotocamera frontale per i selfie da 16 megapixel Samsung ISOCELL 3P3. Pur non essendo pensato per chi cerca fotografie a livello di top di gamma, questo Cyber 18 offre strumenti versatili per scatti quotidiani e documentazione in situazioni difficili, come vi ho già detto. Ovviamente non è paragonabile al mio Google Pixel 8 Pro utilizzato nelle prove. Le misure di questo Cyber 18 sono 180 x 85 x 20 mm con un peso di 305 grammi. Nella parte laterale abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento con l'impronta incorporata, quindi
ha una doppia funzionalità sia di blocco di sblocco che accensione e spegnimento. Abbiamo il bilanciamento del volume, dalla parte opposta abbiamo questo tastino rosso che è un pulsante configurabile a nostra scelta. Possiamo mettere 3 opzioni. Nella parte superiore abbiamo questo slot dove si inserisce la micro SD e la SIM. Abbiamo l'altoparlante, il microfono e il secondo microfono posizionato nella parte superiore. Il costo di questo Hotwab Cyberk 18 è di circa 320 euro. Come al solito, qua sotto nella descrizione del video vi lascio tutti i link di riferimento per andarvi a vedere le caratteristiche complete del telefono e per chi vorrà acquistarlo. Ora vediamo qualche test per quanto riguarda il display, quindi definizione e come si vede, come si sente la musica tramite l'altoparlante integrato, come si sente la telefonata in viva voce, insomma facciamo qualche test per vedere le funzionalità di questo smartphone Racket. Ragazzi, non funziona più l'altoparlante, si sente pianissimo. Ok. Ora si sente di nuovo. C'era un po' di acqua nell'altoparlante. Servizio team abbonati, buon pomeriggio. Per traffico online, premi 1. Per cambiare lingua, 2. Per informazioni sui bonus delle promozioni, 3. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Riassumiamo brevemente i pro e i contro di questo Cyberk 18. Secondo il mio modestissimo parere, questo Cyberk 18 è un ottimo compromesso tra resistenza, caratteristiche e design. È un dispositivo indicato soprattutto per chi svolge un lavoro manuale, tra virgolette, quindi può essere il muratore, può essere il fabbro, qualsiasi lavoro dove può essere rischioso utilizzare uno smartphone, magari può cadere a terra, può cadere nell'acqua, si può graffiare, quindi sono tutte cose che avete visto nella recensione, le quali non vanno ad intaccare questo tipo di smartphone. Durata della batteria 2 giorni con un uso medio. Un uso intensivo, ragazzi, riuscite a fare comunque una giornata e avanza un ciccino di batteria. Vediamo le cose che secondo me si possono migliorare, che durante la recensione non mi hanno fatto impazzire.
La prima cosa in assoluto è il display. Un bel display ampio, ma poco luminoso. Altra pecca per quanto riguarda la connettività, ha solo il 4G. Ed in ultimo, poi giuro, mi taccio, volevo spendere due parolini per quanto riguarda il comparto fotografico, composto da due telecamere separate, una per i normali video e foto e la seconda esclusivamente per video e foto al buio. Una fotocamera che scatta e fa i video in bianco e nero in ambienti totalmente bui. Per quanto riguarda invece la telecamera normale e quella anteriore per i selfie, ragazzi, lo so, ho paragonato il Cyberg 18 al top di gamma, il mio Google Pixel 8 Pro, e devo dire che la differenza è molto evidente. Aggiungerei anche che chi compra un dispositivo del genere non lo acquista per il comparto fotografico, ma per le altre caratteristiche di robustezza, impermeabilità e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace come sempre, grazie di cuore, e noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Un bacione a Francesco, ciao belli, statevi bene, alla prossima!